Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia o luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere il fuoco dell'amore che sta per travolgerti e andiamo a vedere cosa lo ha bloccato fino a questo momento. Quindi vediamo sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, facciamo luce su quello che stai per manifestare e che ti è accaduto, in modo tale da andare a fare una lettura diversa, un po' più incisiva e risolutiva, ok? E chiara. Ok. Andiamo a vedere bilancia, amore, il fuoco dell'amore che sta per travolgerti. Andiamo a vedere qual è l'ombra che ha bloccato il fluire naturale delle relazioni o della connessione che stai vivendo o delle tue relazioni passate. Quale parte di te che forse non vuoi vedere, no? Che ha condizionato i tuoi rapporti, paure, blocchi, bisogni. Cosa desideri davvero? Cosa desideri davvero sotto sotto, anche se magari non lo ammetti? Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento? Cosa puoi fare concretamente per creare un amore autentico? E come cambieranno le cose quando integri questa verità? Allora, prima carta, ombra. Seconda carta, cosa desideri davvero sotto sotto, anche se magari non lo ammetti? Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento? Qual è la lezione d'amore? Cosa puoi fare concretamente adesso per creare un amore autentico? Come cambieranno le tue relazioni quando integri questa verità? E vediamo. Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Cosa sta per accadere e manifestarsi? Allora, vediamo l'ombra. Qual è l'ombra che stai portando nelle tue relazioni, no? Qual è? La verità qual è? 9 di spade, le notti inquiete. Tu sei un'anima delicatissima, bellissima. La tua ombra qua è l'angoscia mentale, le notti inquiete, quelle passate magari a rigirarti un po' tra i dubbi, le paure, no? Qua il 9 di spade è l'incubo che si ripete nella mente, no? Che ti dice: e se non fossi abbastanza? E se mi ferisse? E se rimanessi sola o solo? Quindi in amore questo si traduce in 1000 congetture, cioè da pensieri che corrono troppo in avanti, che creano drammi, prima ancora che accadano, no? Per esempio, se sei in coppia, potresti magari qua tormentarti su che cosa non va, anziché lasciarti cullare da ciò che c'è. Invece se sei sola o solo, forse temi che l'amore non arriverà mai davvero a bussare alla tua porta. Questa è l'ombra che ti porti ogni volta nelle relazioni. Vediamo che cosa veramente il tuo cuore vuole, cioè, perché quello che desideriamo davvero sotto sotto, no? Magari non lo ammettiamo, perché a volte ciò che dichiariamo di volere e ciò che la tua anima invece chiede non sono proprio la stessa cosa. Vediamo qual è sotto sotto, cosa vuoi veramente, il tuo cuore che cosa chiede. Tu stai sognando qua, il 2 di bastoni mi parla di che in fondo al tuo cuore desideri la scoperta, l'avventura, un orizzonte nuovo da condividere con qualcuno. Il 2 di bastoni qua dice che vuoi espandere la tua vita, uscire dalla zona di comfort, soprattutto dei pensieri, perché poi i pensieri limitanti sono zona comfort, attenzione, perché è un automatismo, tu li conosci, anche se sono brutti, i pensieri limitanti li conosci, stai bene lì. Questo succede inconsciamente. Quindi il 2 di bastoni qua ti dice che vuoi esplorare la tua vita, uscire dalla comfort zone, dei tuoi pensieri e anche mettere finalmente in moto i tuoi sogni d'amore.
Cioè tu sogni di guardare insieme a qualcuno, qua c'è una donna che guarda la televisione, no? Stare insieme a qualcuno, guardare la televisione non è un'immagine, vabbè, magari guardate un bel film, però è come se su due di bastoni nei Rider White, i tarocchi tradizionali, c'è l'orizzonte, no? Quindi sogni di guardare insieme a qualcuno lo stesso orizzonte, di progettare, di viaggiare, di costruire un oltre, ok? Questo stai sognando. Vediamo, sia che tu abbia qualcuno in questo momento, no? Queste sono proprio le applicazioni pratiche, o una connessione, o stai aspettando l'amore. Queste sono proprio le applicazioni pratiche, quello che non devi riportare nella connessione. Ok, vediamo qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento. La lezione d'amore che stai apprendendo attraverso una connessione, o che hai appreso da una connessione, o che la connessione che sta arrivando ti sta portando. Qual è? Eccolo qua, il re di bastoni. La tua anima ti chiede di incarnare il re di bastoni, di prendere in mano il fuoco del tuo destino amoroso. La tua anima vuole che tu diventi audace, magnetica, che non aspetti più che l'altro decida o che la vita faccia il primo passo. Il re di bastoni ti insegna a guidare il tuo cuore ardente, a mostrare la tua passione senza vergogna. Il vero amore qua per te nascerà quando smetterai di trattenerti e inizierai a dire un grande sì alla vita. E questo è quello che tu puoi aver sperimentato nelle connessioni o nella connessione che stai vivendo, Cioè il contrario di quello che ti ho detto. Perché qua il re di bastoni è come se mi dicesse: prendi in mano il fuoco del tuo destino amoroso. Guida il tuo cuore ardente, mostra la tua passione senza vergogna, no? E magari ti sei mostrata più trattenuta o trattenuto a volte. Questo che sta arrivando da te adesso, questa esperienza qui, che sia con una persona che già conosci, con una persona nuova, ti sta arrivando questa esperienza qui. Perché affinché il vero amore nasce per te quando smetti di trattenerti e dici questo sì alla vita, che può essere sia a quella persona, sia a quella connessione. Va bene? Vediamo che cosa puoi fare concretamente adesso per creare questo amore autentico, no? Vediamo. Basta pesi, 10 di bastoni. Allora, qui i tarocchi ti danno un messaggio importante. Liberati dai pesi che non ti appartengono. Il 10 di bastoni mi dice che forse ti stai caricando addosso troppe responsabilità. Oppure stai portando avanti delle relazioni o delle situazioni che ormai ti opprimono. Quindi per lasciare spazio al nuovo devi deporre ciò che grava sulle tue spalle, che possono essere vecchie paure, sensi di colpa o anche aspettative non tue. Mi spiego? Cioè devi scrollarti di dosso queste cose qui, sia per far andare bene una determinata connessione adesso che hai già, o poi questa cosa che sta arrivando per te che è molto irruenta e forte. Vecchie paure, sensi di colpa, aspettative non tue, scrolla, questo è ciò che devi fare praticamente. E sul canale, ragazze e miei ragazzi, vi metto tutte le pratiche per farlo, no? Adesso stiamo andando proprio a mettere l'attenzione su ciò che praticamente è per te, quello che sta arrivando, cosa stai manifestando e cosa devi fare. Stai manifestando chiaramente un'esperienza in cui ti devi togliere da dosso i sensi di colpa, le aspettative non tue, i pesi e dire sì alla vita, con una persona che arriva, con quella che hai, va bene? Quando fai questo, vediamo cosa accade, cosa sta per accadere con questa consapevolezza. Eh sì, c'è l'asso di coppe, guarda che cosa meravigliosa ti aspetta. Allora, quando avrai lasciato andare l'ansia, i fardelli, hai acceso il tuo fuoco interiore, si apre per te un nuovo inizio d'amore, dolcissimo, purissimo, traboccante. Per esempio, se stai già in coppia, questo potrebbe significare una rinascita del sentimento, una seconda luna di miele dell'anima. Se invece stai aspettando qualcuno o l'amore, sappi che l'asso di coppe è una promessa di incontro.
la promessa di un incontro, di un amore che ti riempirà il cuore come acqua fresca in una coppa vuota. Acqua fresca, questa è la promessa di un incontro per te. Quindi per te che sei figlia di Venere o figlio della terra e del cielo stellato, come vi ho detto nel video Magia Pratica 12, la tua mente spesso ti popola degli spettri. Notte dopo notte spesso ti tormenti, no? Immaginando dolori, rifiuti che non esistono mai, se non nei corridoi del tuo stesso pensiero. Ma il tuo cuore anela a un viaggio condiviso, vuole guardare lontano insieme a un altro cuore, scoprire mondi nuovi, intrecciare delle mani. Ed ecco che la vita adesso ti chiede coraggio. Accendi il re di bastoni che è in te. Guida con il fuoco e non con la paura, perché questa è la persona che avrai davanti. E lascia cadere quei 10 di bastoni carichi che non sono tuoi. Le responsabilità emotive che ti fanno piegare la schiena. Giù, giù. Perché quando sarai leggera o leggero, il miracolo accadrà. Una coppa d'amore si verserà nella tua vita, traboccante, viva, pura, come la prima volta. È bellissima questa stesa, è bellissima, quindi stai per manifestare questa esperienza qui. Abbiamo già le istruzioni su come viverla. Abbiamo già le istruzioni su come viverla, ok? Vediamo adesso i miei potenti oracoli, lui, lei, cosa ti dirà questa persona, questo re di bastoni, che può essere anche una donna con questa energia mascolina di incendiare, di prendere posizione. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, andiamo a vedere. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. C'è qualcuno che sente di meritare te, grazie a un tormento che ha vissuto. Ma questa carta, visto che mi è uscito il 9 di spade, è riferita soprattutto a te. E anche se hai una persona che sta vivendo nel tormento, perché la stessa è anche a specchio, no? Se hai una connessione che sta vivendo nel tormento, quella persona ti ha rispecchiato i tuoi stessi tormenti. E qua mi dice che il tormento è finito. Adesso tu ti senti di meritare amore, come questa persona sentirà di meritare te. Bellissimo. Cos'altro? Tempo e pazienza. Le cose non sarà un fuoco di paglia questo, ma tempo e pazienza affinché le cose perdurino e si costruiscano delle grandi cattedrali interiori e anche esteriori. Cos'altro? Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. L'amore ti sta aspettando, mi dice. L'amore come questa persona ti sta aspettando. L'amore ti sta aspettando cosa vuol dire? Che per ognuna di voi ci metterete un certo tempo a dire basta ai vostri sensi di colpa, alle vostre paure. Questo amore ti sta aspettando, è lì per te. Il tempo, come vi insegno sempre, non è reale il tempo lineare, no? È soltanto custodito nella mappa mentale. Il tempo è dato da quanto tu ci impieghi a rilasciare le tue paure e le tue incertezze. E allora si crea la dimensione del tempo. Allora qua ti dice che l'amore ti sta aspettando. Non smettere di credere e di sentire quell'amore lì. Perché appena tu mi cedi queste responsabilità, cedi, dici di sì, eccolo qua, con tanto di impeto e frastuono dell'anima. Danza. Andiamo a vedere cosa ti dicono questi altri oracoli. Qua c'è una separazione in atto tra te e l'amore o tra te e qualcuno. C'è una separazione già in atto per alcuni di voi, o una distanza emotiva o geografica,
per molte di voi. Qua ti dicono che vale la pena di aspettare, vedi, tempo e pazienza, perché tutto quello che ti ho detto è in essere per te, ok? Wow! La carta più potente che si poteva estrarre. Vero amore, questo è l'amore della tua vita, ragazze mie e ragazzi. Allora, salvatevi questo video, perché è una bomba grossa, è una bomba grossa. Tu non te lo aspetti nemmeno quello che ti ho detto io mo qua, non te lo aspetti proprio. E come sempre accade che mi scrivete anche dopo settimane e mesi: ah Fra, ma lo sai che quel video che mi sono salvata alla fine è successo tutto quello? Ah, è pazzesco! Io ve lo dico. Lo so, tempo e pazienza, perché la mente ci arrovella sempre, no? È così, ragazzi miei, ragazzi. Vediamo cosa ci dicono questi altri oracoli. Pronti? Sei già sulla rampa di lancio qua. E questa persona è già sulla rampa di lancio. Però qua devi integrare il senso dell'abbandono, il non essere abbastanza. Guarda, è tutto pronto, guarda, è tutto pronto, pronti, l'asso di coppe sta qua, però c'è questa separazione qui, c'è l'orfana, il senso di indegnità, il senso di non essere abbastanza, ma arriverà per me, non arriverà per me. Questa è la sensazione che stai vivendo in questo momento. Questa è quella che stai vivendo in questo momento. Ma guarda che ti aspetta qua. Vediamo. È tempo di andare. Guarda, allora, presto è tempo di andare, non abbandoni questa sensazione di vittimismo, di non essere abbastanza, non sentirsi abbastanza. Trovi il coraggio per varcare la grande soglia, che è la soglia del coraggio. Questo re di bastoni qui lo incarni tu stessa o tu stesso prima di tutto. Questa forza ti dà la possibilità di scrollarti i pesi, i sensi di colpa, e c'è un grande amore per te, eccolo. È già in arrivo da te questo. Come ti ho detto prima, per ognuno di voi è diverso. Può succedere in questo esatto istante che stai guardando il video, che questo ti chiama, ti bussa, non ti citofona, o non so fra quanto tempo. Il tempo è dato sempre dalla disponibilità che tu hai a risolvere il karma. E in questo caso il karma è relativo alle pesantezze che senti sui non essere abbastanza, va bene? Ci sono tutte le pratiche, ragazzi e miei ragazzi, sul canale, soprattutto quella del risveglio della Kundalini e del bambino ferito. Lo trovate sulla playlist yoga sciamanico. Sì, qua vedo un incontro, c'è la tribù, qua vedo un incontro poi, Spingersi al limite di nuovo, sì, qua mi fai un salto di fede. Può arrivare questo salto di fede per te in un secondo, in un attimo o tra 10 mesi, non lo so. Perché come ti ho detto il tempo è dato dalla disponibilità che hai tu a darti a questo coraggio. Qua ne vale la pena, non è che ne vale la pena, qua c'è una cosa grossa proprio, eccola, va bene? Quindi lascia cadere i bastoni, i carichi che non sono tuoi, le responsabilità emotive che ti fanno piegare la schiena. Questa leggerezza che acquisisci fa accadere il miracolo, questa coppa d'amore meravigliosa che è vero amore. Va bene? Ok, ragazze e miei ragazzi, mi auguro di avervi delucidato un po' sul vostro percorso di consapevolezza nell'amore. Io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!